Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Ma che sta succedendo qua? A parte i terremoti che ci sono stati in questo periodo, andiamo avanti lo stesso nonostante difficoltà. Chi si ferma è perduto e chi si perde è fermo, quindi questa è la mia massima. Innanzitutto iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Cosa facciamo in questo video? Facciamo un unboxing in tempo reale vedendo cosa c'è in questa scatola, che completerà una parte dello studio che avete visto ovviamente in precedenza. Quindi andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatolozza. Allora ragazzi, io ho un problema, cioè ce n'ho tanti, si vedono, però quelli che non si vedono sono praticamente i problemi di connettere, avere, ecco, diciamo la verità, avere il monitor dell'iPad, ok, l'audio che esce dall'iPad, e in contemporanea, non in contemporanea, ma avendo sulle casse monitor che ho qua davanti, sia l'iPad che se switcho su altre cose che voglio sentire. Quindi cosa ho fatto? Ho preso questo accessorio qua, che adesso lo andiamo a vedere cos'è. Mettiamo la scatola qua per terra. Questo accessorio qua dovrebbe essere, io non l'ho ancora visto, lo apriamo insieme, lo facciamo come i grandi, non c'è neanche il taglierino ragazzi, mi devo attrezzare, ho le mani. E questo accessorio qua è uno switch audio. Cosa vuol dire? Non è un mixer, perché di mixer ne sono pieno, non mi interessa avere un mixer perché non mi interessa mettere musica su, cioè non mi interessa mixare nulla, ma mi interessa switchare tra la fonte tipo l'iPad e il famosissima interfaccia che avete visto Bluetooth, che mi rende praticamente le mie casse Bluetooth. Esatto, e quindi posso mettere Alexa in questo caso. Quindi questo qua è uno switch, mi hanno dato anche i cavi ragazzi, ma no, ma che roba, che bello, anche i cavi, però che i cavi ovviamente che mi hanno dato sicuramente non mi serviranno all'uso. Vediamo cosa c'è. Ok, c'è dentro uno switch audio che se non erro non ha bisogno neanche di ovviamente corrente, perché non è una cosa alimentata, passa solo l'audio. Ci do un'occhiata subito, vediamo un po'. Ecco, abbiamo 1, 2, 3, 4 fonti switchabili, ovviamente, ok? E di qua invece abbiamo 2 uscite, cioè io ho 4 entrate e 2 uscite. Le 4 entrate non sono un mixer, ok? Non mixa nulla, switcha, ok? Quando io voglio sentire tipo l'iPad, switcherò su una, per dire, Alexa switcherò su una 2 e un'altra fonte switcherò su un'altra fonte. Quindi è un switch, ok, che si è messo in azione, uno switch che praticamente mi permette di, come dire, come ho detto prima, messo cartato, di sentire la fonte che voglio, ok, sulle mie casse, ok, che poi saranno, ok, quelle che vanno in output. Però l'output, come potete notare, ne abbiamo 2, ok? Due possibilità. È molto piccola, quindi è una cosa molto carina. Questo cavetto è giusto per le casse, che adesso ovviamente andremo ad installare, perché sennò che razza di tutorial è se non andiamo a vedere poi cosa succede? Allora, ora vado a collegare, ovviamente nell'uscita, devo ovviamente selezionare quella che voglio, A o B, ovviamente il cavo che va alle casse, stando attento a mettere ovviamente il rosso nel rosso e il bianco nel bianco. Una volta fatto ciò, vado nelle casse e vado a mettere l'altro cavo, ovviamente l'altra estremità del cavo lo collego nelle casse. Ok, anche qui stiamo attenti a mettere il bianco nel bianco, se riesco a vederlo, bianco, e rosso nel rosso, e il gioco è fatto. Bene, non mi resta che collegare la fonte, la prima fonte sonora che voglio avere. Quindi collego, aspetta che ecco, libero il cavo, collego ovviamente l'adattatore Bluetooth che poi
dà voce a signora lì che parla nella prima porta, nel numero 1, e vado a fare la stessa cosa. Metto ovviamente il bianco nel bianco e il rosso nel rosso. Qua vado a vedere dove ho collegato i due cavi che vanno alle casse, l'ho messo sulla A, quindi qua andrà messa la prima rotellina su A, ok, quindi vediamo se ho fatto giusto, l'ho messo su A e questo su primo. Quindi adesso se io vado a accendere le casse ci dovrebbe sentire Alexa che dice qualcosa. Sentiamo se è vero. Alexa, che ora è? Sono le 5:10 del pomeriggio. Ok, adesso se io switcho, ok, su un'altra fonte che non è quella di Alexa, ok, e vado a dire Alexa, che ora è? Ok? Sentite che non si sente nulla, si sente un po' di fruscio perché ovviamente non è nulla, non è niente collegato. Adesso vado a prendere un altro cavo ovviamente e collego il mio iPad. Ora ho preso un altro cavetto jack RCA jack 3,5 per poterci collegare ovviamente il mio dispositivo. Ma perché perché faccio questo? Perché quando vado a fare un montaggio video non ho voglia di usare le cuffie. Se non voglio usare le cuffie ovviamente ci collego questo. Poi non è detto che non si possa collegare ovviamente una fonte, una cuffia, ok, una split di cuffie qua che mi faccia anche mettere le cuffie. Forse faremo anche questo esperimento. Innanzitutto vado a collegare anche questo nel secondo alloggiamento, diciamo nella seconda porta. Anche qua sto attento al bianco e nero, ma ragazzi non è che succede niente, succede solamente che si invertono i canali, cioè quello che suona sulla destra suonerà sulla sinistra e quello che suona sulla sinistra suona sulla destra, non succede nulla, non scoppia nulla. Adesso per fare una prova, una provetta, vado a collegare il mio iPad con ovviamente Switch Studio. No, non posso collegarlo, scusatemi, intanto vado a collegare ovviamente allora il mio S10, ok, che è ancora il jack. Quindi lo collego e vado a sentire qualcosa di parlato, perché sapete che poi YouTube ovviamente mi banna il video se sentiamo la musica, quindi vado a sentire qualcosa. Ok, come potete vedere dal setup, dall'inquadratura un po' cambiata, perché il pezzo è andato perso, ragazzi, è andato perso nei meandri dei file, quindi ho dovuto metterci una pezza e poi ovviamente il video ricontinuerà nella quadratura precedente. Poco male, cose che succedono. Adesso andiamo a sentire la nota che io ho fatto su l'S10, che ovviamente l'ho rifatta perché ho perso anche quella, e poi nella prova che le cuffie che farò più avanti sarà diversa. Comunque vabbè ragazzi, non ci facciamo caso a questi piccoli errori. Switchiamo adesso sulla seconda posizione, visto che sulla 1 ho messo l'interfacina Bluetooth, che ovviamente vi invito a rivedere il video, e nella seconda posizione ho messo l'S10. Ora andiamo a switchare, io switcherò nella seconda posizione, ok, e do lo start alla nota. Allora, 1, 2, 3, questa è una nota di prova per sentire se veramente poi alla fine dei conti si sente all'interno di questo accessorio. Ecco, adesso se io voglio riswitchare su Alexa, cosa faccio? Switcho su 1. Alexa, che ora è? Sono le 5:15 del pomeriggio. Ok, avete visto? Quindi è molto semplice, è uno switch, quindi switcha da una parte all'altra. Ora andiamo a fare, visto che avevo detto nel precedente video che forse ci riuscivo, ma ci sono riuscito, andiamo a collegare anche le cuffie a questo dispositivino, questo switcher audio. Quindi adesso vado a provare questo accessorio che ho tirato fuori, che è un adattatore per 5 cuffie con mini jack, ok? Quindi non è amplificato, non abbiamo ovviamente il controllo del volume, ragazzi, 5 euro, quindi accontentiamoci di quello che è. Come facciamo a connettere questo a questo accessorio, a questo switch audio? Bene, prendiamo questo accessorio, ok? Questo accessorio è un jack 3,5 femmina che vado ovviamente a collegare a questo accessorio per le cuffie, e da quest'altra parte RCA doppio, praticamente il nero ha preso il posto del bianco, cioè il bianco ha preso il posto del nero, vabbè comunque qualcuno ha preso il posto del bianco, è il nero che ha preso il posto del bianco e il rosso è sempre rimasto rosso.
Ora vado a collegare questo cavo alla seconda uscita. Una cosa che ho notato, che adesso vi narro: il bianco va, il rosso va nel rosso e il bianco va invece nero. Una cosa che ho notato è che bisogna, ho messo giusto ragazzi, aspettate, no, scusa, ho fatto il contrario. Una cosa che ho notato è questa: bisogna che state attenti a non switchare mai, ok, sia le, diciamo, le uscite, scusate, le entrate, ok, CD, computer, quello che è, quando da quest'altra parte c'è il cavo che penzola in questa maniera, ok, pena un rumore di massa che fa dentro ovviamente le cuffie delle casse, quindi si rovina tutto. E ovviamente anche quando avete una fonte tipo, adesso lo collego questo, tipo questo qua, che non c'è nulla collegato da una parte, quindi bisogna sempre collegare qualcosa. Ok, io collego le cuffie così il rumore non c'è. E un'altra cosa, quando switchiamo su, adesso io switcherò su B perché è quello delle cuffie, quando si switcha su B le casse o quello che abbiamo collegato nella prima uscita le abbassiamo o le chiudiamo, le spegniamo, che sennò anche lì si emette un rumoraccio di fondo. Quindi vado a switchare B, vado a mettere su 2 e se tutto va bene dovremo sentire dalle cuffie l'audio. Intanto registro una nota per sentire poi se si sente. Questa è una nota registrata ora in tempo reale per sentire se poi questo apparecchietto ok, avete sentito funziona. Dalle cuffie si sente la nota che io ho registrato e ho praticamente messo sul mio accessorinio che mi sembra che sia costato 16 euro ragazzi, questo accessorio qua, quindi molto utile per me perché mi permetterà di switchare sia le casse ovviamente, sia l'entrata, l'uscita dell'iPad che andrà direttamente sulle casse, sia l'uscita dell'iPad che andrà direttamente o in cuffia o sulle casse, quindi meglio così, così se muore. Mentre mi tolgo le cuffie, ora andrò, ovviamente dovrò mettere questo accessorio al suo posto, no? Collegarlo metterlo da qualche parte che sia anche facile da raggiungere, lo metterò forse su una cassa che ho davanti a me. Detto questo vi rinvito a iscrivervi al canale, azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò. Quindi se vi è piaciuto ovviamente l'articolo ve lo metto sempre in descrizione, potete acquistarlo, potete provarlo e se non vi piace ragazzi Amazon ci dà questa possibilità di restituire la roba. Non ne approfittiamo, però se veramente una cosa non ci interessa, non funziona come vogliamo, è giusto che la possiamo dare indietro. Detto questo vi saluto, un abbraccio da Gennaro, a presto. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dai dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!